Guarda queste immagini, rilassanti, vero? La natura, il silenzio, l'aria buona. Sembra l'incipit del solito documentario che ti vuole vendere il sogno bucolico del mollo tutto e vado a vivere in montagna, il paradiso della meditazione, dove l'unico rumore è il tuo respiro e il fruscio delle foglie. Balle! Quello che stai guardando non è un paradiso, è un avamposto. Siamo a Colle di Macine, provincia di Chieti, Abruzzo, 770 metri sul livello del mare. Qui la maiella non ti abbraccia, ti guarda alle spalle con austerità. E il silenzio che senti? Non è sempre meditativo, spesso è solo il silenzio di chi se n'è andato. Se anche tu stai guardando questo canale è perché probabilmente stai pensando seriamente di scappare dalla giungla urbana. Ecco, noi ti aiutiamo a trovare alternative razionali, non favole. Quindi, perché dovresti guardare questo video fino alla fine? Perché Colle di Macine nasconde un paradosso incredibile. È un borgo tecnicamente pronto per il futuro, ma demograficamente ancorato al passato. Colle di Macine è un caso di studio affascinante. L'uso massiccio della pietra bianca lo rende solido, austero. I vicoli stretti che convergono verso la piazza principale sono ben conservati e mantengono bene l'atmosfera del luogo. È una bellissima scenografia teatrale. Il problema è che mancano gli attori. Gli abitanti sono circa 157, praticamente un condominio di medie dimensioni in una città. Il declino demografico non è una tendenza, è strutturale. L'indice di vecchiaia è altissimo. È una comunità composta in prevalenza da anziani, dove la presenza di nuovi nuclei familiari è rara. La vita sociale è legata quasi esclusivamente alla stagionalità. D'estate tornano gli immigrati, si riaprono le case e per un mese sembra di essere tornati agli anni 50. Poi a settembre il sipario cala di nuovo e il borgo torna al suo silenzio assoluto. Un silenzio che, se da un lato è d'oro per la concentrazione, dall'altro è il sintomo di un rischio concreto. L'estinzione funzionale nel medio termine se non intervengono nuovi progetti. Uno di questi è Aventino Valle della Biodiversità, che ha anche lo scopo di rilanciare questi territori che hanno una vocazione prevalentemente agricola e quindi sono adatti anche a chi sta pensando di avviare una nuova attività in questo settore. Ascolta la storia di Giuseppe. Io sono Falcone Giuseppe, faccio l'apicoltore, diciamo quasi un'apicoltura estrema, perché partiamo dai 400 metri per fare apicoltura fino ad arrivare ai 1200 metri proprio sui monti che stanno qua. L'apicoltura da noi non è cioè fare apicoltura così non è proprio come uno se lo immagina, perché quando ti spingi in altezza con le api praticamente ci sono i pro ma ci sono anche i contro, perché il tempo di bottinatura delle api è molto piccolo, perché fa molto freddo, però fai un miele di alta qualità, anche se ne fai poco però è di alta qualità. Noi l'apiari ce le abbiamo quasi vicino al paese, le campagne si sono quasi abbandonate, c'è tanta biodiversità. Questo è uno dei 5 apiari che ho. E quello che è predominante, visto l'abbandono del territorio, praticamente sono nate perché abbiamo tutte le api, dicevo attento perché c'è la corrente attaccata, perché noi abbiamo l'orso nelle vicinanze che ogni tanto ci viene a trovare, quindi le api, secondo le disposizioni del parco da una maiella, le dobbiamo proteggere le api, ma dobbiamo proteggere anche l'orso. Qua c'è tanta biodiversità, quindi principalmente qua facciamo millefiori. Riusciamo a fare in alcune situazioni anche un miele di prunus. Poi come ci alziamo in quota, riusciamo a fare oltre un millefiori anche un miele di lupinella, che negli anni scorsi è stato premiato al grande concorso dei grandi mieli d'Italia. Io faccio il nomade principalmente, sempre nel territorio. Riusciamo a fare anche una sulla, riusciamo a fare una cacia spostandoci verso la costa, sulla costa di Trabocchi. Raccogliamo anche polline, facciamo anche un po' di pappareale se praticamente le condizioni climatiche ce lo permettono, e facciamo anche un miele un po' curioso, ma andando ci dobbiamo allontanare da qua, che facciamo l'ailanto. L'attività è iniziata nel 2000, l'ho ripresa nel 2014, lo faceva il nonno, lo faceva un po', l'ha fatto mio padre, però poi si era allontanato un po' dall'apicoltura. Poi nel 2014 c'è stata la svolta, abbiamo ricominciato con una decina di alveari e adesso ne conta quasi 300. Abbiamo il punto vendita al paese
oppure lo vendiamo online. Prima tutte queste campagne che vediamo qua intorno erano tutte coltivate e per delimitare le campagne praticamente toglievano le pietre, perché qua è un territorio con tante pietre, e praticamente ammucchiavano per fare i confini. Quando praticamente sono venuti a mancare i contadini non si pulisce più il territorio non si mantiene più e quindi praticamente cominciano a crescere le spine. Per mantenere, per far risorgere quella che è la biodiversità, dobbiamo togliere il nemico numero uno, che noi diciamo la furasca. Praticamente i terreni che non so, ci crescono le erbacce. Basterebbe passare nei terreni di proprietà delle aziende oppure dei terreni di fare tipo un'indagine in tutti i territori e dire chi vuol far pulire il terreno lo pulisca, perché poi il modo di controllarlo ci sta. L'azienda agricola che ce ne ha possibilità si prende quest'onere di pulire questo terreno con un compenso, non lo so, diamoci la nafta, diamo gli sgravi sulla nafta che abbiamo usato per mantenere questo territorio. Diamo un qualsiasi incentivo, anche se non è un contributo. Facciamo un registro delle brave aziende che mantengono il territorio. Ridiamo spazio a quello che è la biodiversità. Questi sono i problemi, un altro problema che abbiamo è il problema dei cinghiali, che praticamente allontana parte della gente che vuole coltivare. E praticamente poi qua si apre tutto un mondo della biodiversità fino ad arrivare a Monti Pizzi, e è un po' coperta adesso, oggi la maiella è un po' ruggiosa, e questo si apre praticamente tutto il territorio, che praticamente qua comincia, dietro qua sta Palena, qua comincia tutta la valle la valle dell'Aventino, la valle della biodiversità. Riusciamo a vedere in situazioni belle, riusciamo a vedere fino giù al mare. Quello è Taranta Peligna, quello è Lama, dietro qua sta Letto Palena. E tutta la valle, c'è tutta una continuazione di quelle che parte dai Pizzi fino da Palena fino ad arrivare giù a Casoli. A Colle di Macine c'è un bar che è l'unico social network reale del paese. C'è un piccolo negozio di alimentari e il negozio di Giuseppe, un ufficio postale aperto qualche ora alla settimana e poco altro. Trovi tutti i dettagli nel report completo che puoi scaricare. Vediamo adesso i punteggi ottenuti da questo comune analizzando dati oggettivi e la posizione che raggiunge nella classifica dei luoghi dove vivere in Italia. Per l'indice vivibilità, su una scala da 0 a 100, Colle di Macine ottiene 45,90 punti. Per l'indice evoluzione prendiamo in considerazione il progetto Aventino Valle della Biodiversità. Il punteggio ottenuto è 9. Per l'indice vitalità, su una scala da meno 10 a più 10, ottiene meno 8,5. Elaborando in modo ponderato questi risultati, Colle di Macine ottiene un punteggio globale di 38,31. Lo puoi confrontare con quello ottenuto dagli altri comuni della guida Dove vivere in Italia. Colle di Macine non è per tutti e non è una scelta facile. Ti può offrire un'altissima qualità di isolamento, ma un isolamento connesso. È il luogo ideale se il tuo lavoro ti permette di stare ovunque e cerchi una casetta di pietra dove la distrazione è zero. Il target ideale per questo piccolo comune è rappresentato dai nomadi digitali e dai freelance che possono sfruttare connessioni di eccellenza grazie alla fibra, gente che cerca il silenzio assoluto e non ha bisogno di spostarsi quotidianamente. È adatto anche per i neorurali che desiderano una rottura radicale con i ritmi urbani, accettando però la dipendenza totale dal mezzo privato per ogni servizio. È un luogo molto interessante anche per investitori pionieri, soggetti interessati al recupero di immobili in pietra a costi minimi per progetti di ospitalità di nicchia. Trovi tutti i dettagli sul report che puoi scaricare. Il link è nella descrizione di questo video. Ci vediamo al prossimo comune. Per non perderlo, iscriviti al canale YouTube Rurale Digitale, ma non dimenticare un like e anche un hype se vuoi far conoscere Colle di Macine e gli altri piccoli comuni italiani. Non dimenticare nemmeno un commento e la condivisione su altri social. E se vuoi proporre il tuo comune o un luogo dove ti piacerebbe vivere per un'analisi oggettiva e approfondita, guarda questo video.